Professor Squazzoni, benvenuto. Il Covid ha stravolto le abitudini e la vita un po' di tutti, però per l'ambito accademico ha rappresentato e rappresenta anche in qualche modo una possibilità, una chance, sicuramente una nuova frontiera da studiare. Non per niente, soprattutto durante la prima ondata pandemica, sono stati scritti una marea di articoli scientifici, appunto durante la prima ondata pandemica che ci ha tenuti chiusi in casa. Davvero però è stato una possibilità per tutti i ricercatori. Lei, insieme ad alcuni colleghi, ha indagato la questione e ha istituito un quasi esperimento per trovare una risposta, cioè? Ci siamo sentiti con alcuni colleghi, in particolare con i nostri partner a Elsevier, che è una delle più grandi case editrici del mondo, che controlla più di 2000 riviste scientifiche, e ci siamo detti, cavolo, questa pandemia è una sorta di shock esogeno che impatta la comunità scientifica. E studiando noi da un po' di anni i problemi legati al gender, cioè i problemi legati appunto alle distorsioni in termini di produttività accademica tra uomini e donne, ci siamo detti, ma non è che magari questa pandemia, questo shock avrà un effetto differente su ricercatori uomini e ricercatrici donne? E allora abbiamo fatto un agreement, un accordo con Elsevier, ci siamo scaricati i dati di 2200 riviste scientifiche. Abbiamo ricostruito la produttività di donne e uomini che hanno sottomesso lavori scientifici a queste 2000 riviste Elsevier negli anni 2018, 19 e 20, e quindi nella stessa stagione abbiamo cercato di stimare un numero desiderato o atteso di submission, cioè di lavori sottomessi da uomini e donne nel periodo della pandemia, in cui c'è stato un abnorme numero di sottomissioni a riviste scientifiche. E abbiamo visto che in realtà appunto le donne, le colleghe donne hanno sottomesso meno lavori scientifici di quanto ci saremmo dovuti aspettare rispetto invece agli uomini. Quindi gli uomini hanno beneficiato appunto del famoso treno della competizione e della domanda di ricerca che si è scatenata sulla comunità scientifica nella prima ondata del Covid. Di che cifre parliamo? Parliamo di centinaia di migliaia di sottomissioni in più. In realtà la proporzione tra uomini e donne non è cambiata significativamente nel numero di sottomissioni. In sostanza ne ha aumentato il volume. Quindi anche nel momento in cui le donne non hanno perso terreno, ma hanno sottomesso molti meno lavori rispetto agli uomini. Parliamo di un dataset che include milioni, sostanzialmente 6 milioni di ricercatori. Quindi un dataset enorme, credo nessuno abbia mai avuto un dataset di questa dimensione per un'analisi del genere. Cambia qualcosa se invece che guardare agli articoli firmati da uno studioso, da un ricercatore o da una ricercatrice, si guarda alle collaborazioni sempre a carattere editoriale, ma per fare da revisori sugli articoli di altri? Ottima domanda, Giulia. Sì, lì abbiamo trovato una cosa interessante. Se abbiamo visto una sorta di penalità delle donne nel cavalcare l'ondata della pandemia in termini di opportunità di sottomettere lavori scientifici, in realtà non abbiamo visto la stessa distorsione quando siamo andati a vedere quanti uomini e donne hanno fatto le review, cioè quindi hanno revisionato i lavori scientifici sottomessi durante la prima ondata della pandemia. In sostanza sembrerebbe che le donne hanno sottomesso meno di quanto non avrebbero dovuto o potuto se non ci fossero stati probabilmente carichi ineguali in termini di obblighi familiari, di cura sia a figli che a probabilmente genitori, ma hanno in realtà garantito un numero di revisioni, di valutazioni similare alla dinamica precedente. Quindi paradossalmente potremmo dire, questa è una speculazione, che non hanno beneficiato come ricercatrici, come in termini di possibili pubblicazioni, ma hanno garantito un ottimo servizio ai colleghi maschi in qualità di revisori. L'età fa una qualche differenza su questi dati? Fa una differenza importante. La penalità in termini di mancato minor numero di sottomissioni è stata concentrata soprattutto sulle figure più junior. Le professoresse ordinarie a metà fine carriera non hanno subito una grandissima penalità, mentre invece l'hanno subito soprattutto le colleghe che tipicamente hanno quell'età che va sostanzialmente dai 25 ai 45, in cui probabilmente sono state intrappolate in una situazione in cui da un lato la cura dei figli piccoli e dall'altro probabilmente anche la cura dei genitori anziani. I dati che avete raggiunto sono legati strettamente a questo momento storico, al Covid, o ci dicono qualcosa in generale? Noi abbiamo misurato questo impatto. Questo impatto chiaramente si riperpetuerà nel tempo, cioè significherà meno opportunità di pubblicazioni, meno citazioni, meno reputazione accademica, quindi probabilmente anche meno
possibilità di competere per fondi di ricerca. Quindi bisogna andare a vedere un po' quanta questa ondata si propaga nel tempo nella comunità scientifica. Quindi non è detto che non vedremo ancora questo propagarsi.